in viaggio col tubo è una nuova pocket guide su Milano che in realtà non è su Milano. No, infatti abbiamo deciso di fare un weekend fuori nei pressi di Bologna, tutto dedicato al tartufo. E ovviamente come stiamo raggiungendo Bologna? Con il treno. Oggi siamo con Italo e abbiamo prenotato ovviamente tramite GoEuro, lo sponsor di questa serie, e l'app con la quale potete prenotare treni, bus, aerei in tutta Europa. Molto semplice e veloce, all in one. E saliamo sul treno. Andiamo. Benvenuti a bordo di Italo da Milano Centrale a Bologna Centrale. Vi invitiamo a occupare. Il treno partendo da Milano ci mette circa un'ora e un quarto per arrivare a Bologna, ma noi non siamo ancora arrivati. Da Bologna l'autobus 92 o solo nei weekend l'827 portano fino alla nostra prima tappa. Il nostro tour può iniziare, ci troviamo già nel borgo di Colle Ameno, che come dice il nome doveva essere una città ideale fondata nel Settecento. Questo borgo è stato costruito tra il 1755 e il 65 da Filippo Carlo. Il progetto illuministico comprendeva la villa padronale, il villaggio per gli abitanti, un ospedale, una stamperia e una fabbrica di maioliche, con tutti gli edifici affrescati dentro e fuori. Questo era un posto unico per l'epoca che puntava moltissimo al benessere degli abitanti. Con la morte di Filippo il progetto decade, l'ospedale e la stamperia chiudono, gli affreschi si rovinano fino a scomparire. Durante la seconda guerra mondiale il borgo viene occupato dalle truppe tedesche e anche se la parte del villaggio è ancora abitata, della villa rimangono solo rovine per via dei bombardamenti. E questa è l'unica stanza affrescata, l'unico salone affrescato rimasto e pare che fosse il più brutto. Quindi immaginatevi gli altri come dovevano essere. Il tour del colle è possibile farlo prenotando una visita guidata, ma per questo trovate il link in descrizione. Da qui i bus 92 e 827 proseguono fino alla nostra prossima tappa. E ci troviamo ora nella piazza di Sasso Marconi, proprio nel bel mezzo della Tartufesta. Che è una tartufesta che è cominciata in realtà 2 settimane fa, durerà per altre 2 settimane in questa città e in altre città della zona. Sì. Vi lasciamo il link in descrizione che vi porta al sito con tutto il calendario degli eventi, non solo per quest'anno ma anche per gli anni prossimi, che si rinnoverà poi. Quindi anche se piovigina un pochino, adesso andiamo a vedere un po' di prodotti, ci facciamo un girettino. Sì. E vi piace il mio ombrello a forma di cuore? Guarda che bello. Però così serve l'ombrello. Va bene che Ma così non è si vede a bello. forma di cuore se lo mettiamo così. Ragazzi, qui è pieno di tartufi, ma quello che mi ha attirato sono i finferli, perché li abbiamo mangiati ormai 2 anni fa in Finlandia, raccolti proprio da noi, rosolati semplicemente nel burro, erano buonissimi e non sono più riuscita a trovarli, quindi adesso ne prendo un po'. Qui siamo davanti allo stand di uno dei ristoranti più famosi della zona, che è l'antica osteria della Rocca di Badolo, che mi ha preparato perché non sono senza glutine, dei piccoli raviolini con ovviamente il tartufo. Bianco. Tartufo bianco, mi fa notare Martina. Non parlare con la bocca piena, ti stai riprendendo. Com'è? Buonissimo. E tutto questo cibo ci fa venire fame, per fortuna è ora di pranzo. Ragazzi, primo pranzo all'attacco, cappello del tartufaio. Sono praticamente dei ravioli ripieni con sopra scaglie di tartufo. Alla grande. How is it? Che buoni. Il tartufo, nonostante sia scaglie, non è pesantissimo, quindi ci sta, accompagna bene. Tu cosa hai preso, Martin? Io ho preso l'omelette, chiaramente col tartufo. Ho timore. Non male. E il purè, sempre col tartufo. Bene ragazzi, visto il tempo, direi di spostarci, andiamo a fare qualche attività al chiuso. Sì, il cuore è dritto. No, era storto, rifare. Paranoia, scherzo. adesso sempre il cuore dritto deve stare. E siamo all'agriturismo Orsi, che è dove dormiremo stasera, perché è qui che faremo la prossima attività, che sarà una degustazione di vini, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi usufruiamo della nostra vasca di idromassaggio, perché Sì. non può rimanere lì, insomma, va sfruttata quando ci sono queste Esatto. cose. Si sfruttano. Quindi... E questo è il motivo per cui non si usa il bagno schiuma nelle vasche di massaggio. Ma non volevamo che vedeste tutte le nostre grazie, quindi lo abbiamo usato lo stesso. No! È arrivato il momento della degustazione, perché questo agriturismo ha anche una vigna, dalla quale si producono 6 vini, seguendo il metodo biodinamico, 3 rossi e 3 bianchi.
e anche le verdurine di accompagnamento vengono coltivate qui. E dopo questo aperitivo degustazione siamo pronti alla vera cena, che sarà decisamente troppo. Sì, perché noi in Valtellina non abbiamo imparato niente, quindi aperitivo più cena a più portate. Comunque siamo alla trattoria dei Mugnai, che ci hanno detto fa anche delle cose fatte in casa senza glutine. Dentro c'è un po' di confusione, quindi vediamo come riusciamo a comunicarvi quello che stiamo mangiando. Ho trovato un metodo innovativo, proviamolo, buon appetito. Ragazzi, dopo questa cena muta noi andiamo a dormire, ci vediamo domani con la seconda giornata della Tartufest. Siamo arrivati a Savigno, vi diciamo subito che abbiamo preso la navetta che Bologna Welcome organizza in queste settimane, ma proprio per il weekend, per venire fino a qui e poter poi godere di tutto quello che c'è da fare e vedere. E a Savigno la festa del tartufo, a differenza di tutte le altre tartufeste, si chiama Tartofla, perché è qui che il festival è nato ben 35 anni fa. Adesso il festival si è ingrandito molto rispetto agli anni passati, diciamo che nei margini della città ci sono produttori locali della zona, poi avvicinandosi nelle vie del centro ci sono le botteghe storiche che mettono fuori i loro stand, quindi escono sulla strada e potete comprare direttamente dalla strada senza dover entrare nelle botteghe, anche se vi consigliamo di entrare perché sono molto carine. E poi si arriva in centro città, nella piazza principale, dove c'è il vero e proprio mercato dei tartufi e dove si tiene anche l'inaugurazione. Tagliato il nastro, siamo pronti a fare un girettino E un po' di shopping. Marti, di la verità, perché hai preso il tartufo? Perché dopo dobbiamo fare una foto. Ci troviamo all'interno del teatro comunale, in questo spazio che ora si chiama Spazio Tartufo. E praticamente ci sono dei piatti finger food e delle installazioni artistiche come quella che state guardando adesso. Vedi, noi siamo nello specchio, ragazzi. E questa è la riproduzione del cielo stellato dell'11 novembre 1984, che è quando si è tenuta la prima festa del tartufo. Niente, comunque dopo questo piccolo aperitivo andiamo a pranzo. E io ho preso polenta con ragù bianco e tartufo bianco. E io ho preso passatelli con tartufo bianco, crema al parmigiano e li assaggiamo perché sembrano molto buoni. E ragazzi, dopo pranzo, per smaltire un po' andiamo a camminare nei boschi, perché nel pacchetto di cui vi abbiamo parlato con il bus andata e ritorno da Bologna, se volete potete anche inserire la caccia al tartufo con i cani. Quindi andiamo. Andiamo a caccia, o meglio in cerca di tartufi, con Maurizio, che ci spiega alcune caratteristiche del territorio che permettono la formazione di questo tubero, come la presenza di alcune piante. Le piante principali sono la quercia, il carpino, il salice, il pioppo è quello più in assoluto per il tartufo bianco, e il nocciolo. Oltre a Maurizio c'è Macchia, parte importantissima della squadra, visto che è lei che deve cercare i tartufi. Macchia è un lagotto, cane tradizionale per la cerca in questa zona. È una femmina perché pare siano più dediti al lavoro dei maschi e, come tutti i suoi colleghi canini, ha cominciato il suo addestramento a soli 3 mesi. I risultati si vedono. Lei lo vedi, si infila dentro, perché lei qua sentite il tartufo sta cercando di infiltrare dov'è Tata? Sì. Vedete dov'è? Allora adesso iniziamo a scoprirlo, lo vedi? Insomma, a me sembra grande. Potrebbe essere più di uno, no? È un gemello. Fantastico. Eccolo. Uno, gemelli, guarda. Che bello. Ce ne sono altri? Adesso guardiamo. Ce lo mangiamo noi quello, non vi preoccupate. Noi con questa campionessa vi salutiamo, per la caccia al tartufo è tutto. È tutto. È stata bravissima perché pare sia abbastanza raro trovare insieme ai gruppi così tutti quei tartufi così grandi. Quindi sì. Brava Macchia, saluta Macchia. Guarda in camera, bravissima Macchia. Eccoci qui ragazzi, siamo sul treno, pronti a tornare a Milano. Volevamo ovviamente ringraziare di nuovo GoEuro per il supporto e se vi servono informazioni per la città di Bologna, non chiedete a noi perché non l'abbiamo vista, in descrizione trovate il link al gruppo The Locals. Sì, e ringraziamo anche Bologna Welcome per aver organizzato per noi tutta questa esperienza tartufosa. Sì. E speriamo di poter tornare presto per visitare Bologna. Decisamente.
Nel frattempo ci vediamo al prossimo video E al prossimo viaggio. Ciao!